Questa è una Renault NN del 1924, prodotta chiaramente in Francia, in versione torpedo. La Renault NN è stata prodotta dal 1924 fino al 1929-1930. Questa era una torpedo, è stata ritrovata dentro un capannone abbandonata da decenni e acquistata da me. La macchina, che di cilindrata circa 1000 centimetri cubici, aveva l'avviamento a manovella, come si può vedere. Chiaramente per l'epoca era una macchina che andava più che bene, perché rispettava quelle caratteristiche delle auto che erano più o meno di queste dimensioni e cilindrata. Questa è molto strana perché si sono ispirati, dice, all'epoca, ai motoscafi dell'epoca, vedendo il muso molto, diciamo, appuntito e strano, sembra quasi un autoblindo. Questa vettura non era chiaramente veloce, era una vettura che poteva arrivare a 70-80 km/h. E nel telaio era presente molte parti in legno, come si vede visivamente. Era una vettura che comunque non era molto diffusa, perché all'epoca ben poche persone potevano permettersi un'auto, cioè molti non avevano nemmeno una motoretta. Questa, il motore è un 1000 cilindrata con 3 marce. E questa vettura qui sembra che sia stata usata da un fioraio nella Costa Azzurra. Dietro infatti è stato tolto il divanetto, che non c'è più, è scomparso, e dice che ci mettevano i vasi dai fiori. La vettura chiaramente è una vettura che, essendo stata abbandonata da decenni, ha risentito, anche se è conservata ottimamente, ha risentito del tempo, perché comunque era in stato di abbandono. Anche le pelli dentro sono, diciamo, un po' rovinate, come i legni, però la macchina è completa. Il tergicristallo era ad azionamento manuale, veramente semplicissimo. La messa a moto a manovella, con la manovella dove bisognava trovare il punto morto, perché sennò uno si poteva fare male. Il motore, che è un 4 cilindri in linea di circa 1000 centimetri cubici, è semplicissimo. Aveva incredibilmente all'epoca già le lampadine, quelle diciamo da nebbia, che in Francia sono gialle. Vedete la semplicità delle vetture, perché queste vetture erano concepite perché dovevano durare, e se si rompevano ci si potesse lavorare, non come oggi, vedi, ci si può entrare praticamente tutti, una persona, poter intervenire e ripararle con costi, diciamo, non proibitivi. Adesso richiudo il cofano. Questa vettura, diciamo, sicuramente verrà risistemata, o da me o da qualche persona che amorevolmente la vorrà risistemare. Ora questa sarà una cosa da decidere, ma mantenendo il più possibile diciamo, i componenti originali, perché se uno comincia a stravolgerla perde tutta la sua originalità. Queste erano le frecce a bacchetta che venivano fuori ad impulso. Ci sono delle frecce qui che venivano fuori a impulso con, ora non so se riesco a tirarli fuori, eccole qua. Queste sono le frecce che venivano fuori a impulso, e addirittura sono state messe dopo, perché all'epoca non c'erano nemmeno, praticamente quando giravano mettevano il braccio di fuori, come con le biciclette o i motorini. È molto strana come vettura rispetto, diciamo, alle Fiat, alle Lancia dell'epoca, perché comunque in Italia queste non erano diffuse. Questa infatti viene dalla Costa Azzurra,
in Francia, perché all'epoca c'era il regime, non voleva che si comprassero auto straniere, dunque veniva venduto Fiat, Lancia, Alfa Romeo, i Toyota Fraschini, e poi c'erano tante marche che poi sono scomparse. Qui manca un vetro perché è stato chiaramente sicuramente rotto, però la vettura è, diciamo, un'ottima base per il restauro. C'ha la ruota di scorta perché all'epoca chiaramente bucavano molto spesso, addirittura ne avevano due, però la vettura si presenta molto bene.